Ma salve amici e bentornati sul canale. Eccoci qua, dopo 4 mesi e mezzo sono tornato nel mio habitat. In realtà qualche piccola passeggiata l'ho fatta in questi mesi, anche se stando molto attento a non farmi male. E niente, sono passati 4 mesi e mezzo dal mio infortunio, quasi 5. È stata dura e tuttora è dura, sto continuando a fare fisioterapia. Quando ho un po' di tempo libero cerco di fare qualche lavoretto, ma senza troppo rischiare, anche perché non posso e non devo rischiare. E sto cercando il più possibile di tornare al meglio, anche se so benissimo che come prima non tornerà questa gamba, però sto cercando di fare, diciamo, il possibile per tornare a essere quello che ero prima, o cercare di essere quello che ero prima, perché appunto questa è la mia vita. Io solamente a star qui senza lavorare sto bene, è un legame che ho da quando sono piccolo e quindi non posso farne a meno. Oggi siamo tornati a Cercina e faremo un video, però prima di cominciare il video ci tengo veramente a ringraziare tutte le persone che, grazie al video, ma anche persone esterne che conosco e che appunto condivido tutti i giorni la vita quotidiana, che in questi mesi mi hanno veramente aiutato, mi vogliono bene e io me ne sono accorto, soprattutto le persone più vicine a me, dell'aiuto che mi hanno dato, non solamente qua a fare il lavoro dei campi, ma anche nella vita quotidiana, anche un piccolo gesto, anche un pensiero, il fatto di essermi venuti a trovare a casa, il fatto di essere preoccupati per me. Questa è una cosa bella, una cosa che io mi porterò dentro tutta la vita, perché in questi mesi sono stato tanto tempo da solo, tanto tempo fermo, tanto tempo sul divano, quasi 4 mesi, a pensare, perché non mi riesce a me, io non riesco a guardare la televisione, leggere ho letto, ma non sono un grande lettore, quindi tanto tempo a pensare. E quando ti hai tanto tempo a pensare, perché nella vita quotidiana di oggi andiamo a 3000, non ci rendiamo conto nemmeno delle cose che succedono, invece quando uno si ferma di scatto, come è successo a me per quanto riguarda il mio infortunio, uno capisce un sacco di cose, quindi capisce anche veramente l'affetto che le persone ti vogliono, capisci anche di molte persone che in realtà non ti vogliono così bene, molte persone che magari provano un'invidia verso di te, ma non si capisce nemmeno il perché la provano, che però non hanno piacere il fatto che tu ti senta realizzato nella vita, che tu faccia il lavoro che ti piace. E, e quindi niente, sono persone che io credevo, ma probabilmente mi ero già accorto da tempo che erano, diciamo, vicine a me, ma in realtà si sono, diciamo, rivelate come persone ipocrite, false, invidiose. Altri danno giudizi sulle persone senza nemmeno conoscerle. Però è anche un po' quello che sta succedendo nella società di oggi, quello di dividere le persone. Infatti io questo lo dico sempre, divide e ti impera, è un po' una cosa antica ma è sempre attuale, perché è il gioco più facile del mondo dividere le persone per poi agire, diciamo, sotto sotto. Quindi tutte le persone oggi si scannano, tutte le persone oggi si offendono senza sapere nemmeno il perché, proprio perché ci hanno fatto credere che probabilmente ci hanno inculcato che forse il successo degli altri non va bene, non lo so. Io non mi ritengo una persona di successo, però mi ritengo una persona che comunque al di là di questo infortunio sta facendo quello che gli piace, quindi sono contento della vita al di là di questo infortunio che comunque mi ha messo alla prova, sicuramente mi ha fatto crescere, però capisco che ci siano persone magari non fanno quello che gli piace nella vita e quindi passano le giornate non lo so, a invitare gli altri, probabilmente mi dispiace questo. Comunque io non voglio del male a nessuno, non sono una persona che la pensa così, io sono una persona solitaria e sono una persona che mi piace vedere gli altri e prendere spunto dagli altri, non vedere gli altri, anche se c'è uno che sta facendo meglio di me, io sono contento, anzi, vorrei capire il perché sta andando meglio di me e capire così posso migliorare anch'io, ma non è sempre così, purtroppo c'è la gente che ti vede come un nemico e quindi c'è poco da fare. Comunque, lasciando questa lunga chiacchierata che ho fatto, perché insomma era normale, dopo tutti questi mesi di silenzio, dopo l'ultimo video che ho fatto dove spiegavo l'infortunio, era normale che io facessi, diciamo, una breve introduzione. Comunque vi faccio vedere quello che faremo oggi, perché ci tenevo veramente a portare questo argomento e poi niente, vi faccio vedere proprio in maniera pratica quello che faccio solitamente nei vigneti. Allora amici, probabilmente qualcuno si ricorderà, questo è il mio vigneto, circa 1 ettaro di Cercina. Questo è appunto il luogo dove a fine di ottobre mi sono fatto male, vedete, un terreno abbastanza tutto in pendenza, molto pericoloso perché
si scivola, insomma è un terreno molto pervo, ma io sono molto affezionato perché sapete bene la storia che c'è stata qua dietro, insomma ho fatto anche altri video, li potete vedere, e appunto mi sono ritrovato fra le mani questo vigneto che è degli anni 70, quindi comincia ad avere 50-55 anni più o meno. È un vigneto che normalmente sarebbe già stato estirpato, visto che solitamente dopo i 50 anni, anche meno probabilmente, perde la produttività dovuta anche a un'errata modalità di allevamento, e adesso vi spiegherò il perché. Io comunque purtroppo in questo momento non ho le forze economiche per poter ripiantare una vigna, anche se vi potrei dire che in questa zona le hanno tutte estirpate, quindi molte persone, ma anche gli agronomi, mi consigliano di farci un impianto di olivi, visto che su ci sono altre 300 piante. Io in questo momento sono contento di quello che ho, insomma mi sta bene la vigna, sapete bene le problematiche che ci sono qui, visto che qui c'è un fiume di umidità, e quindi in questi ultimi 2 anni raccogliere l'uva è stata veramente difficile, perché malattie a tutto spiano, perché la mattina qui si trovano le foglie bagnate anche a luglio, quindi la peronospora è veramente un nemico difficile da battere, anche perché io sono biologico, quindi posso gareggiare solamente con prodotti di contatto. Però io, ecco, ci tengo a dire che a me piace questa vigna perché ci sono delle piante veramente belle, è una potatura che è stata fatta negli anni anche in maniera errata, quindi io sto da 2 anni e mezzo circa cercando di recuperare le piante, le sto accarezzando, dopo vi farò vedere il perché, le sto pulendo, e assolutamente, questa cosa ci tengo a dire, ora vi faccio vedere anche una cosa, io nella vigna, come negli ulivi, anche se ora non sarebbe nemmeno più stagione da potatura di vigneti, io nella vigna e soprattutto nell'oliveta non ci vado mai coi seghetti, perché quando un impianto sia di olivi che di vigneto è stato impostato non c'è nessun tipo di bisogno di andarci coi seghetti, cioè semplicemente l'uso delle forbici, che siano manuali o elettriche, per poter pulire le piante, mantenere le piante nella maniera giusta. Quando già si vede gente andare con i seghetti nella vigna è un sinonimo di pericolo, perché adesso vi spiego. L'esperienza che ci sono delle persone è che praticamente ci sono tante persone che in questi ultimi 20 anni hanno deciso di convertire degli impianti di vigna da cordone speronato a guyot, che sarebbe l'altra potatura, che io non faccio perché non ho appunto gli impianti per poterlo fare, e si sono ritrovate con impianti di ettari e ettari da estirpare, perché chiaramente facendo tagli grossi vai a uccidere la pianta, specialmente piante di questo tipo, quindi anziane, occludi il passaggio della linfa, quando in realtà te dovresti proteggere il passaggio della linfa. Per questo io vi dico sempre olivo e vigneto, sempre forbici, così si protegge l'impianto, non si va mai a intaccare il passaggio linfatico, e così si ottengono i risultati. Perché io quest'anno di olive ho fatto una media di 1,5 cassette a pianta, cosa che ci possono essere tutte le potature del mondo, te non sai potare, il vaso policonico, la corona, a me non mi interessa. Quello che conta nell'agricoltura è produrre. Io ho prodotto anche un olio di qualità, ma ho prodotto 1,5 cassette che rispetto alla media di questo tipo, che qui sono tutti muraioli, è tanto. Quindi io sono contento del lavoro che ho fatto, perché probabilmente un lavoro d'attenzione, andare sulla pianta 2 volte l'anno, pulirli, allevarli anche biologicamente, perché per esempio nei terreni di casa sono passato con il sovescio e ha fatto un gran bel lavoro. Però anche per quanto riguarda il vigneto, che comunque sia, il vigneto è una cosa che si mantiene, quindi è una cosa che si pota tutti gli anni, è una cosa che si pota verde tutti gli anni, è una cosa che si mantiene, ma i tagli grossi non vanno quasi mai fatti. Per quanto riguarda l'olivo, avete visto che io in un campo abbandonato sono entrato con lo svettatore, per forza di cose, perché quegli olivi erano abbandonati, ma io in quell'oliveta lì non c'entrerò mai più né con le motoseghe né con lo svettatore. Ci tenevo a fare questo piccolo diciamo appunto, perché so che ci sono molte persone che non fanno molta attenzione a questo, anzi ci sono molte persone che dicono io vado dopo 5 anni vado nell'oliveta, oppure andiamo nel vigneto col seghetto, le convertiamo tutte, le abbassiamo tutte, e poi si ritrovano le piante morte praticamente, oppure con un passaggio piccolissimo di linfa, che poi magari arriva la stagione calda, la siccità, c'è un micro passaggio di linfa e i grappoli si seccano perché non hanno più forza di portare nutrienti. Quindi questa è una cosa che io ci tengo molto, ma come tutte le piante, adesso vi faccio vedere il ciliegio che
che ho pulito ieri sera, che è stato straziato con la motosega e appunto solo con la slupatura, quindi la pulizia dei secchi, l'ho ripristinato. Non sarà più come prima la pianta, ma vi faccio vedere quello che è successo a causa di un taglio scellerato, sbagliato, che io condanno sempre. Allora amici, prendiamo le nostre forbici elettriche della Pellenc e ci procediamo verso le piante che ho scelto di mostrarvi per quanto riguarda la potatura. Faremo una piccola pausa lì dove vi ho detto prima, dove c'è appunto il ciliegio, così vi ho fatto vedere quello che succede a lavorare in maniera drastica. Allora amici, tanto per farvi capire, vi ho portato qui dove c'è questo ciliegio bellissimo, anzi era bellissimo, dove appunto è stato fatto un taglio grande così e il risultato dopo anni è stato questo. La pianta non è morta, ma probabilmente metà del tronco, forse anche di più, praticamente è stato tolto. Ora vedete, qui si può continuare a pulire all'infinito, ma finché uno non pulisce, vedete, la pianta comincia a ballonzolare, rischia di cadere, a meno che non si faccia la pulizia di slupatura. Guardate che roba ho tolto. Questa pianta in questo momento è stata ripulita, dovrebbe seccare appunto la parte non marcia, dovrebbe continuare a vivere, dovrebbe ricominciare a fare frutti, ma era una cosa che si poteva evitare non facendo appunto questo orrendo taglio in questa parte di una pianta veramente, che probabilmente era anche bella, ma qui ce ne sono due, sono state straziate in questo modo. Però cosa si può fare? Niente, basta mantenerle. Sapete bene che gli alberi da frutto sono piante che dopo 10 anni andrebbero cambiate, specialmente negli impianti dove fanno appunto frutta. Questa è una pianta anche a livello ornamentale molto bella, bastava mantenerla senza fare tagli di questo tipo e la pianta avrebbe continuato a fare il suo compito, ma come vedete è sempre viva, ma abbiamo dovuto asportare tutte le carie che si sono formate a causa di questo brutto taglio fatto da una persona che probabilmente mi ha preceduto. Allora amici, ci stiamo dirigendo verso il punto dove ho scelto di farvi vedere appunto le piante che voglio farvi vedere nel video. E tenete conto che qui la potatura è un po' diciamo inventata, non è proprio un cordone speronato, perché per anni è stata potata in maniera un po' astratta da persone che probabilmente non avevano avuto un'istruzione per quanto riguarda la viticoltura. Io sto cercando di mantenerle, sto cercando di non fare tagli grossi, sto cercando di accarezzarle e sto cercando di vedere di riuscire a fare anche un prodotto di qualità anche appunto per quanto riguarda il vino. Io spererei nei prossimi anni di venderla l'uva che possiedo, vinificare una buona parte perché ho una cantina molto piccola, magari in futuro di riuscire a farmi la mia cantina e fare un prodotto di qualità, perché dovete sapere che per fare il vino ci vogliono gli spazi, cosa che io al momento non ho perché appunto non ho un background. Io ho iniziato questo lavoro da solo e i miei familiari fanno tutt'altro, quindi sono partita da zero e per me fare una cosa del genere è un progetto molto difficile, però io ce la metterò tutta per farlo. Non mi sono dilungato molto sulle mie diciamo la mia situazione fisica, perché non ho voluto darvi dettagli sulla gamba. Ecco, in questo momento cammino, non riesco a correre, mi hanno detto che posso lavorare, chiaramente con le giuste precauzioni, non sto potando gli ulivi perché non me la sento ancora di salire sulle piante, quindi sto cercando di fare dei lavoretti. Ora vedrò di iniziare a potare anche gli ulivi da terra, anche se è una cosa che io non ho mai fatto, però anche solamente per ripulirli, visto che comunque sia io li tengo abbastanza bene. Sapete bene che ci salgo almeno 2 volte l'anno, quindi non c'è da fare tagli grossi, come vi ho sempre detto, però piano piano spero di tornare. So benissimo che non sarà come prima, però io ce la metto tutta. Adesso torniamo nel punto. Fra l'altro mi sono dimenticato di dirvi una cosa, fra l'altro per mettere una ciliegina sulla torta, nel momento in cui io ho subito la seconda operazione, perché mi hanno operato 2 volte per ora e forse ci sarà anche una terza, nel giorno in cui sono stato operato è crollato anche un muro, perché chiaramente sopra di me non li fa nessuno, perché c'era troppa pressione, perché ha sbagliato anche mio padre negli anni a tappare dei buchi col cemento, quindi è crollata una parte. E quindi quest'estate, se tutto andrà bene, se avrò le forze per farlo, ci sarà da fare questo muro che non è grandissimo, però sarà un'altra occasione per stare del tempo insieme e magari qualcuno di voi può imparare a fare qualcosa o prendere anche spunto. Ci siamo quasi e guardiamo un po' insieme la situazione. Allora amici, eccoci qua nel vigneto. Come vedete ho lasciato delle piante come esempio per fare questo video. Come vedete ce n'è una lassù, ce n'è una qui, c'è una qua, c'è una laggiù. E volevo partire con
una pianta giovane. Quindi questa è una pianta che ho fatto io 2 anni fa, come vedete gli ho dato la forma del cordone, perché appunto questo è il cordone principale dove passano i flussi linfatici della pianta e dove io sto costruendo appunto la pianta. Come vedete probabilmente questo è un ributto dovuto a questa vecchia pianta vecchia, che appunto ha poco da raccontare. Questi sono stati tutti i tagli che sono stati fatti. È una pianta che non è che produca molto. Guardate questa accanto, è stata proprio straziata negli anni, io sto cercando di mantenerla, vedete l'ho tutta accarezzata, insomma non è diciamo nella sua forma migliore, ma dovuto anche al fatto che comunque sono 50 anni che vedete che viene potata, quindi tagli su tagli, probabilmente poi cambi di percorso, e quindi la sua situazione è questa. Ma io ho smesso sicuramente di fargli tagli grossi, sto cercando di non farla morire. Tornando a noi, come vedete qui ci sono delle situazioni da analizzare, quindi l'impianto comincia qua, quindi tutto ciò che è sotto lo andremo a eliminare, compreso questa roba qui. Vedete qui c'è il legno giovane e il legno vecchio, quindi il cordone speronato, la potatura, ora levo quest'erba se non si vede, si tratta semplicemente di eliminare il vecchio e di fare un taglio sulle 2 gemme, quindi togliere il vecchio, lasciare 2 gemme che poi l'anno prossimo daranno il vecchio da togliere e il ramo nuovo, il ramo giovane, dove appunto la pianta farà i suoi frutti. È una potatura elementare, è una potatura molto semplice anche per le squadre che fanno lavorazioni su ettari e ettari, e poi è semplicemente un vecchio impianto che ti permette anche di non utilizzare la legatura, quindi non devi legare, perché non c'è nessun tipo di bisogno di legare, perché appunto ci sono gli speroni che noi lasciamo. E è un metodo diciamo vecchio, un metodo che diciamo si vede poco, ecco, in questo momento, perché tutti fanno il goyot. È un metodo che a me piace. Io insomma, se qualcuno fa una vigna nuova e utilizza il cordone speronato, per me non è una persona stupida, anzi io, se vi posso dire, con l'esperienza che ho avuto, sono stato a fare tantissime vendemmie nelle aziende fin da quando ero piccolo, vi posso dire che da sempre le persone che ho visto che producevano di più sono sempre state quelle a cordone speronato, nonostante che vi posso dire ci sono vigne anche del 2000 o anche degli anni 90 che magari sono state stirpate quelle a goyot, e quelle a cordone speronato sono sempre attive e producono sempre tanto vino. Quindi io non mi farei tanto a volte infinocchiare da discorsi degli agronomi, degli enologi. Tenete sempre conto che voi dovete soffermarvi sul fatto produttivo, quindi la pianta deve produrre. Poi ci sono correnti di pensiero, io non voglio assolutamente convincere nessuno che sia meglio questa o altro, però allo stesso modo vi dico che secondo me seguire troppo le tendenze senza mai andare a vedere quello che fa la pianta è sbagliato. Comunque adesso ci mettiamo a potare la pianta e appunto così vedete anche quello che faccio. Allora, eliminiamo questi rami che non ci servono, anche questo, ma sicuramente faranno dei ributti perché alcune gemme rimangono. Andiamo a togliere questi tralci che non servono a nulla. Ora è venuto via anche il filo, quindi lo spostiamo per il momento. Andiamo a eliminare anche tutto ciò che, ora tra l'altro c'è questo pezzo di filo sotto, andiamo a eliminare anche questa parte sotto che non serve a niente, e anche il vecchio. Ok, questo si leva, questo no. Andiamo a levare anche questo che non serve a nulla. Come vedete in questo caso qui non c'è niente, quindi qui andiamo a lasciare 2 gemme. Mentre per quanto riguarda, togliamo anche qui perché io devo potare e stracciare allo stesso modo, mentre qua vedete ci sono vecchio da togliere e 2 gemme. Vedete? Qua c'è vecchio, ora qui c'è un pezzo di filo di ferro, vecchio, 2 gemme. Uguale qui, vecchio, 2 gemme, vecchio, 2 gemme. Ecco, come vedete la potatura di questa pianta giovane è stata fatta. Abbiamo lasciato le 2 gemme sui rami giovani, abbiamo eliminato appunto le piante più vecchie di 1 anno che appunto non servivano più, e questi tagli, adesso faremo anche altri esempi, servono soprattutto a mantenere il flusso linfatico della pianta, quindi
anche quando vedrete ora degli esempi dove c'è una pianta un po' più grande, noi semplicemente tutti gli anni andremo a rinnovare la produzione appunto decisa, diciamo messa su questo tipo di impianto, appunto a cordone speronato, e tutti gli anni la rinnoviamo. Come vedete qui questa vigna, che diciamo è uno pseudo cordone, è in piedi da 50 anni in questo modo. Ci saranno stati sicuramente tanti errori, però è sempre in piedi. Vi posso dire che le persone che hanno magari una vigna più giovane ma che per anni l'hanno convertita, sono ritornati, alcuni l'hanno già tolti, anche vigne del 2000, del 2005 addirittura una persona. Quindi sempre quando uno entra in un vigneto che non è suo e vede c'è una potatura che anche non gli piace, la deve mantenere, perché se si va col seghetto finisce tutto. Adesso mi sposto di qualche metro e andiamo a fare la seconda pianta. Allora amici, secondo esempio, e questo lo faccio perché so che molti di voi magari ereditano dei vigneti dove magari appunto la situazione è questa, dove c'è un gran casino. Qui dovremo fare un po' più di ragionamento. Allora amici, questo è un esempio complicato perché appunto questa pianta ha un casino della Madonna, come si può dire qua. Sicuramente questo è un esempio che vi ho voluto portare perché sicuramente c'è qualcuno di voi che eredita delle piccole piante, poche piante sono state un po' allevate come questa, che è un gran casino, e cerchiamo di fare un ragionamento senza andare a distruggere la pianta, quindi senza andare coi seghetti. Vedete, qui era stato cominciato un cordone e poi è andato un po' a sfociare, probabilmente qui non andava permesso alla pianta di andare troppo a sinistra, è successo un gran casino, però ora noi dobbiamo potarla perché non può rimanere in queste condizioni, quindi andiamo a togliere il legno vecchio lasciando 2 gemme qua si lascia 2 gemme. Vedete qui c'è un ributto nella parte bassa, poi vedete questa pianta è tutta da accarezzare perché io le accarezzo le piante. Qua sotto vedete c'è un ributto che parte da qua sotto che andiamo a togliere, guardate il casino. Così ce lo siamo tolti. Poi andiamo a vedere qua, qui si lasciano 2 gemme, qua si va a togliere il vecchio e si fa 2 gemme, che il problema è che qui bisogna potare e stralciare, quindi sono lavorazioni abbastanza toste. Qua c'è il vecchio, lo andiamo a togliere e si lasciano 2 gemme qui. Come vedete qui c'è troppa roba, ma purtroppo io la situazione la lascio così perché appunto non voglio fare casini. Qui ci sono dei tagli vecchi che andiamo a togliere, a pulire. Qua c'è un casino pazzesco, vedete c'è il vecchio qua ci sono le 2 gemme, qua ci sono le 2 gemme, qua sotto parte un'altra cosa, questo andrebbe totalmente tolto e appunto lo leveremo perché non serve a nulla. Vediamo anche questo vecchio, vedete abbiamo fatto un po' più di ordine, ma qua addirittura c'è un ributto che parte da sotto che ora andremo a trovare. Ecco, vedete parte da qua sotto, e queste sono tutte cose che indeboliscono la pianta perché vedete, guardate che casino. Poi vediamo se da questa parte c'è da togliere altro. Qui c'è ora un legno vecchio che andiamo a togliere, che non serve a nulla. Qua si fa un taglio di 2 gemme. Vedete qui c'è un casino perché questo qui andava tolto prima, non è stato tolto, lo leviamo adesso. Qui si fanno 2 gemme, questo lo andiamo a togliere e qui vedete c'è troppa roba, quindi io solitamente faccio le 2 gemme qua e qua cerco di eliminare questo ributto che è venuto l'anno scorso. Lascio 2 gemme qui perché sennò veramente poi la pianta si riempie di ributti, anche quando vai a pulirla d'estate, quando fai il verde diventa veramente complicato. Questo ramo vedete purtroppo c'è, quindi andremo a levare il vecchio lasciando le 2 gemme. Chiaramente, come vi ho già detto prima, la pianta doveva fermarsi qua, andare in là e andare in qua, invece è stata allevata un po' così a caso. Adesso ci spostiamo nella parte a caso, però allo stesso modo io non voglio in nessun tipo di modo, visto anche quello che ho visto in questi ultimi anni di esperienza, andare a distruggere la pianta per volerla riallevare in un'altra maniera, perché so benissimo che poi la pianta mi molla. Qui si lasciano 2 gemme, qua sotto è vecchio e si toglie, qui c'è un altro vecchio da togliere e poi, come vi ho già detto, vedete qui ci sono tutti i ributti, guardate il casino.
che andiamo a togliere, andiamo a accarezzare la pianta, quindi togliergli tutte queste cose che si formano e si sono formate. Pare, questo me lo insegnavano i contadini, che fare questo tipo di massaggio alla pianta gli dia anche un'ossigenazione maggiore. Io questa la faccio sempre a tutte le piante quando passo a potare. Questa pianta è stata veramente difficile, sicuramente qualcuno di voi farà degli appunti, ma allo stesso modo vi dico che io non voglio intervenire con i seghetti per nessun tipo di motivo, perché lo ritengo una maniera drastica di intervenire su una pianta così vecchia. Allora amici, invece qua accanto alla pianta che abbiamo potato abbiamo lasciato questa. Questo è praticamente l'esempio di quello che succede a volte con le piante che vengono straziate. Vedete, questa pianta è semplicemente seccata perché probabilmente nella parte più alta, o anche grazie a questo taglio grosso, è praticamente seccata tutta la parte superiore. Quindi io ora la vado a massaggiare, ma l'anno scorso ho deciso di lasciare un tralcio per poter ricreare il cordone. So benissimo che non so quanto passaggio di linfa ci sia in questa pianta, però io invece di toglierla o segarla in basso, perché se l'avessi segata in basso sarebbe diminuito ancora il passaggio della linfa, gli ho dato una seconda possibilità. Come vedete qui si è formato un altro tralcio che andremo a togliere perché non serve a nulla. Faccio così perché così non faccio un taglio rasente al passaggio della linfa. Poi vedete è andata un po' a caso. Adesso prima la potiamo e poi la andremo a legare nella maniera giusta, perché in questo modo è tutta sconfusionata. Come vedete qui c'è il legno dell'anno scorso, il legno giovane che ci farà i grappoli, il legno dell'anno scorso da togliere, il gemma di 2, legno vecchio, gemma di 2. Per quanto riguarda tutto il resto utilizziamo lo stesso metodo. 2. Qua c'è un casino pazzesco perché questo è vecchio, questa la andiamo a togliere che non ci serve. 2 gemme e qua in fondo si va a eliminare il vecchio e lasciamo 2 gemme. Adesso la vado a legare e poi vi faccio vedere il punto risultato finale. Allora amici, eccola qua. Come vedete l'abbiamo legata in maniera dritta e come deve stare, perché il cordone speronato si appunto propaga seguendo i fili dell'impianto. Come vedete un filo vecchissimo, sono tutti fili vecchi questi, appunto originali. E questa pianta vedremo un po' come si comporterà nonostante il secco. Io a casa mia la vigna è ancora più vecchia, è degli anni 40, quindi si parla di piante ributtate, piante addirittura da talea che comunque resistano. In questo momento questa pianta probabilmente quest'anno ricomincerà a produrre, perché l'anno scorso ha fatto poco e nulla, seguendo appunto i canali della linfa. Qua è tutto secco, magari fra qualche anno potremo andare a pulire. E niente, questo è un modo per cercare di far ripartire la pianta invece di toglierla o di farla morire. Ecco, io mi sono dimenticato di dirvi che ci sono molte persone che per esempio a volte fanno con la motosega, segano la base della pianta per rinnestarla. È anche quello un metodo, però allo stesso modo ricordatevi che tutte le volte che segate andate a togliere un passaggio di linfa nella pianta, quindi il canale principale non sarà mai potente quanto all'inizio o potente prima di segarla. Quindi io a volte, se proprio si deve fare un lavoro è meglio togliere tutto e ripartire da zero, scassando chiaramente tutto, o se no si tiene quello che si ha, ma non si va mai a fare cose troppo scellerate. Adesso saliamo e vi faccio vedere altri 2 esempi e poi penso che comunque l'avete capito un po' il mio concetto di agire e niente, andiamo alla prossima pianta. Allora, come vedete siamo arrivati in vetta a una delle prime file. Io faccio veramente fatica a salire perché appunto il problema che ho avuto, devo stare molto attento. Come vedete questo è un cordone sperimentale, molto vecchia. Questa pianta è veramente imponente, bellissima. Io quando vedo questi vigneti vecchi, vedete anche tutte queste piante che ci circondano, sono tutte piante vecchie, a me mi fa impazzire, proprio l'allevamento a cordone mi piace proprio esteticamente. Poi o ci sarà qualcuno che sarà contrario, non me ne frega, i miei gusti sono questi. E niente, adesso andiamo a agire su questa pianta partendo da di qua. Vedetevi
c'è un legno vecchio da togliere, si lasciano i due, poi questa pianta va accarezzata, guardate, tutta questa roba gliela leviamo, perché appunto per come mi raccontavano, ma io ho visto che facendolo comunque anche le piante più anziane sono felici, ecco, di essere accarezzate, e è un modo per appunto aiutarle, non lo so. Io credo anche molto nel rapporto che c'è con le piante, ecco, l'amore che si dà, l'amore che si riceve, insomma, è una cosa un po', anche magari uno pensa che io sono pazzo, però è una cosa che io credo, vedete qui addirittura si è formato il muschio, credo appunto vivamente che ci sia un rapporto fra le piante e le persone. Qui c'è un legno vecchio, 2 gemme, di qua questo è quello vecchio, questo lo andiamo a togliere, questo è spuntato e lo lasciamo con 2 gemme, questo è il vecchio e di là c'è il nuovo, vedete, 2 gemme. Adesso togliamo questo ramo, vediamo qui cosa c'è. Qui c'è il vecchio da togliere, 2 gemme, il resto di qua lo facciamo dall'altra parte. Vedete, bene o male l'ho rimpostata, quindi più o meno la potatura è a cordone speronato, ma voi vi dovete immaginare l'inverno del 2022, quando io sono entrato in questo posto, era un casino. Io ci ho messo veramente un mese perché era veramente completamente tutto a caso, quindi ho cercato di reimpostarle, ma non è stato per niente facile, perché per anni qui la gente veramente è entrata e faceva un po' come voleva, quindi sto ancora tuttora pagando delle cose, però vedete piano piano si comincia a avere dei risultati. Ora qui vedete, qui c'è un problema perché qui c'è un vecchio, qui ci sono 2, queste le lascio tutte e 2, oppure potrei cercare di accecare questo sperando che non ributti, ma non vedo gemme. Vedete qua c'è il legno vecchio e qui si lascia le 2 gemme, questo si può anche togliere, tanto non serve a nulla. Andiamo a massaggiare questa parte qui, vedete questo è un taglio vecchio che io vado a eliminare con le mani, vedete? Qui c'è tutta questa parte che non serve a nulla. Poi sicuramente qualcuno di voi mi criticherà per quello che sto facendo, ma a me non interessa, questo è il mio metodo, non voglio assolutamente convincervi, anzi questo video sarà appunto soprannominato il mio metodo. E niente, adesso andiamo avanti, prendiamo le forbici, vedete questo sarebbe un legno troppo vecchio, questo sarebbe quella più anziana e si lascia questa di 2. Qua c'è il legno vecchio, addirittura qua ci sono 2 ributti, qui si lascia le 2 gemme, qua è il vecchio, 2, questo è secco quindi si toglie. Andiamo a dare una spolveratina anche qui. Cioè non è una cosa così facile e veloce, avete visto anche voi che con piante, questo è un cordone, finisce qui e inizia lì, cioè non sarebbe nemmeno stato corretto, ecco, farle andare così troppo per lungo, però ormai ci sono, se io taglio qua succede un casino e non voglio assolutamente farlo perché mi piace questa pianta. Questa la andiamo a accecare leggermente. Vedete anche questi candelabri, perché vengono soprannominati candelabri, ci sono perché probabilmente a volte non sono state fatte per bene, perché uno cerca sempre di tenerle basse, poi chiaramente dopo tutti questi anni diventano dei candelabri per forza di cose, perché sono passati 50 anni, però uno cerca di mantenere l'impianto della pianta. Questa è una pianta che, a meno che non venga attaccata dalla peronospora o dall'oidio, è una pianta che lavora bene. E appunto adesso andiamo di là e continuiamo. Qui vi faccio vedere, c'è una barbatella di anni 2 che io non ho fatto a 2 gemme perché aspetto, probabilmente qui da qualche parte ce n'è un'altra che ho fatto a 2 gemme. Adesso andiamo dall'altra parte e vediamo un po' come comportarci. Io devo stare sempre molto attento a non scivolare, sto utilizzando le calzature da arrampicata perché continuerò a farlo per tutta la vita, perché non devo scivolare, perché le possibilità di farmi male sono alte. Eccomi, scusate, ma ogni tanto parte la scheda SD e si blocca la ripresa. Continuo a togliere tutto il vecchio, vedete qui è andato troppo per l'alto, andrebbe quasi tolto questo, ma ho paura a fare un taglio troppo scellerato, quindi andiamo a levare questi e si lasciano queste 2. È rimasto solo questo che, non so se vi ricordate, il vecchio l'avevo lasciato di là.
E vedete, questa pianta è stata potata. Togliamo ancora, guardate che roba. Io più o meno questa roba la faccio tutti gli anni, però questo è un posto umido, troppo umido per un vigneto. Era meglio fare il vigneto sopra e l'oliveta giù, perché qui le malattie pullulano, specialmente in queste ultime 2 stagioni dove a maggio piove tutti gli anni e prima non era così, quindi si riusciva a ottenere un raccolto. Anzi, mi hanno raccontato che a volte qui hanno fatto il vino anche senza mai trattare, quindi immaginatevi voi. E niente, e questo è il risultato. La pianta è stata abbassata in maniera senza andare troppo ad ariene secche. Questa è una pianta che esploderà, sarà difficilmente gestibile, però andremo a intervenire poi in potatura verde. E vedete, questo è il pezzettino che ho tolto prima. E niente, adesso andiamo a vedere l'ultimo esempio, che è una pianta a cordone speronato incasinata, che però rappresenta appunto una forma estetica che a me piace tanto, non come questa è stata veramente legata male, è andata un po' per i cavoli propri, però vabbè, ormai è questa e la manteniamo anche nella sua bellezza, perché vedete ci sono tutti gli errori fatti, guardate che tagli grossi, 1, 2, 3, 4, cioè vedete questa pianta, su questa pianta si vedono tutti gli errori, ma come si vedono tutti gli errori anche fatti sugli ulivi, ecco. Allora amici, eccoci qua, baciatevi al sole, ed è strano perché oggi doveva venire un acquazzone pazzesco. E comunque, continuo a ripetere, noi siamo fuori stagione da potatura delle vigne, addirittura ci sono delle vigne che cominciano a ingrandirsi perché appunto mi sono fatto male, non ho avuto tempo, io solitamente le faccio a dicembre. Questa è, diciamo, una forma che a me piace tanto, è una forma dove purtroppo anche qui ci sono tanti errori come questo, vedete, per fortuna è stato lasciato un legno di rispetto per cui non si è andata a seccare anche sotto, ma se veniva tagliato rasente questa parte di qua mi moriva tutta. Qua sotto andiamo a togliere questi riputti, che vedete, anche qui lasciamo un po' di rispetto, perché non bisogna assolutamente andare a intaccarla lì la pianta, perché lì è proprio dove passa la maggior parte della linfa. Andiamo a stralciarla, queste sono veramente dure da togliere, e cominciamo a intervenire. Questo è il legno vecchio, va tolto, questo è sotto, si toglie, anche questo non serve a nulla. Questo è veramente difficile perché, come vedete, è un vero e proprio casino. Poi vedete, ti faccio un altro ributto, eccolo qui. Sono piante queste che vanno un po' avanti da sole perché hanno tanta forza, perché avendo tante radici. Questo lo lasciamo, per esempio, andiamo a togliere questo legno vecchio, vediamo se si riesce a entrare qua, è che io sto facendo il video con la telecamera in mano perché non c'è nessuno che mi riprende. Vedete, questo è tutto il legno vecchio, ma sotto non c'è niente, quindi andiamo a togliere il vecchio, lasciamo 2 gemme. Qua sotto c'è un casino pazzesco, questo è il legno vecchio, si toglie. Qua sotto si può togliere, tanto è vecchio anche questo, non serve a nulla. Chiaramente voi credetemi che l'anno prossimo sarà più o meno così, perché vedete c'è troppe cose, tutta roba vecchia che si può togliere, poi appunto lo andremo a massaggiare. Vedete, qui c'è un ributto, questo sopra si toglie, lasceremo questi sotto, facciamo 2 gemme qui. Io l'analisi che faccio sempre è che voi dovete tener conto che le piante sono quasi tutte diverse, ok? Specialmente quando te non hai messo sempre le mani, perché se questo era un vigneto dove io avevo sempre messo le mani, io tutte le piante le facevo in maniera uguale, quindi taglio del vecchio, 2 gemme, taglio del vecchio, 2 gemme, ma siccome queste piante sono state lasciate andare, probabilmente sono state mantenute nella maniera sbagliata, io sto cercando di mantenerle, certamente le sto reimpostando, non è facile perché vedete c'è un casino pazzesco, però allo stesso modo non voglio andarci drastico, perché so benissimo per esperienza che se io qua ci andassi drastico la pianta mi saluterebbe. Vedete, qui c'è il vecchio come dovrebbe essere e via. Vedete, qui c'è un casino, c'è tutta roba secca. E vedete, ci sono tutti i tagli vecchi, vedete, questo è stato fatto rasente, quindi sicuramente un danno è stato fatto. Qui non c'è niente, qua sotto c'è un po' di casino, vedete, qui non si capisce nemmeno qual è il vecchio. Qui c'è un legno vecchio, questi lasciano 2, qua sotto c'è un legno vecchio che si toglie, che non serve a nulla.
qua c'è il vecchio, qua ci sono le due. Cioè, vedete, poi la forma è bella perché si cerca di reimpostarle, però purtroppo questo è un candelabro fatto un po' a caso. La forma gli è stata data nella maniera giusta, però diciamo poi a livello esecutivo probabilmente non è stata mantenuta. Io sto cercando piano piano di cercare di mantenerle, però tenete conto che se avessi soldi questa vigna probabilmente l'avrei ripiantata, forse sì, forse no, probabilmente l'avrei ripiantata in un altro posto, ecco. Allora, continuiamo, qua, legno vecchio, 2, 2, ok, vi facciamo un bel massaggio. Io so che ci sono persone che utilizzano gli spazzoloni dei termosifoni, anzi, da me li utilizzavano per massaggiare le piante vecchie. Comunque, più o meno va bene così. Questa è una bella pianta, mi piace proprio la... Certo, ci sono tanti tagli scellerati, però è una pianta che mi piace. Vedete, questo non andava bene perché va a toccare su quell'altro, quindi qui andava, ma non lo farò sicuramente perché sennò poi mi si ferma tutto di qua. E niente amici, io spero di aver fatto vedere appunto quello che penso e quello che faccio su delle piante che non sono state mai impostate nella maniera giusta, ma che sto mantenendo. Allora amici, ora stiamo tornando nella parte superiore dove dobbiamo finire qualche fila. Qui appunto ci sono i limoni. Questo limone qui era morto, mezzo morto, sta recuperando. Qui ci sono i mandarini addirittura. Anche questi erano stati, diciamo, lasciati andare, li ho messi in un posto dove appunto c'è l'acqua d'estate, ma in teoria dovevano essere morti, eppure diciamo li ho un po' rimessi a posto, sono contento. Questo terreno diciamo era stato un po' lasciato perché veniva fatto altro. Qui sto cercando piano piano, ho rimesso anche le barbatelle, insomma. Ora quest'anno non l'ho messe perché appunto ero a letto nel momento in cui andavano messe, però spero nei prossimi anni di continuare e cercare di continuare anche a investire in attrezzature per appunto cercare di fare meno fatica possibile, perché se avessi avuto gli strumenti e qui ci tengo a lanciare una frecciatina perché qui ci sono aziende agricole che poi non sono agricole del tutto, che negli anni hanno avuto i incentivi, bandi, si sono fatti il trattore, l'annesso agricolo. Io ho provato tante volte ma non mi è mai riuscito, probabilmente non ho le conoscenze, non lo so. Se io avessi avuto dei mezzi che mi avrebbero, anzi mi permettevano di lavorare in un certo modo, io non mi sarei mai fatto male e quindi niente, comunque a denti stretti si prosegue in questa mia avventura di vita e vedete anche qui si continua. Adesso sono arrivato quasi alla fine e mi rimangono qualche ora di luce, cerco di sfruttarle il più possibile. Fra l'altro mi fa caldo, quindi adesso mi tolgo la giacca. Io amici non so che dirvi, vi ho fatto vedere il mio metodo, sicuramente qualcuno mi infamerà, però io nelle piante fatte in questo modo agisco in questo modo perché le voglio preservare, perché non voglio andarci giù pesante e perché secondo me bisogna tenerle così. Poi, come vi ho già detto, se vengono impostate fin dall'inizio in un certo modo si ottiene un risultato completamente diverso anche in potatura. E niente, io comunque vi ringrazio, continuo a dire grazie a tutti quelli che mi vogliono bene e che mi hanno pensato in questi mesi. E niente, io sono tornato, non so quando mi farò rivedere, però ci tenevo a farmi diciamo rivedere in piedi nel mio habitat, anche se ancora non sto molto bene, però siamo qua. Si continua a lottare sperando appunto in una nuova ripartenza del mondo rurale, che per ora continua a non esserci, però io spero vivamente che si possa cambiare qualcosa insieme. Ci vediamo presto e niente, vi aspetto su Facebook per quelli che vogliono interagire di più. Ciao!